Che bello Giulio, ti devo dare una notizia, quella è la camera. Sì. Sei pronto? Anche se non si devono fare riferimenti temporali, da questo video ci abbiamo Tricchi Trocchi. Beh, tu non vedevi l'ora. Sei riuscito finalmente a realizzare il tuo sogno di stare su TikTok. E non solo. Non solo. Non solo. Tra poco ci sarà una cuffia in prova molto bella, la prima cuffia del canale, e non solo, cambiamo camera perché i nostri followers avranno notato la nuova grafica, giusto? Io mi auguro che lo abbiano notato. Mi farebbe grande dispiacere se nessuno se ne fosse accorto, visto che ci abbiamo lavorato con grande intensità, anche con il supporto, anzi prevalentemente con il supporto dei nostri amici Ars, che sono le persone che ci aiutano a realizzare a fare queste cose. Perché siamo qui? Dunque, M2 Tech Classic Integrated Amplifier, primo prodotto di una nuova linea introdotta recentemente, anzi forse direi all'ultimo Monaco Iena, esattamente, dalla M2 Tech, che viene finalmente incontro alla richiesta di tanti appassionati che volevano dal marchio italiano dei prodotti a dimensione standard, quindi non più gli apparecchi piccolini come quello che noi, come quel preamplificatore Tosh che noi abbiamo provato tempo addietro con grande soddisfazione. Allora, subscribe, campanella, seguiteci, social, TikTok, mi raccomando, a tra poco, ciao! Allora, M2 Tech Classic, tu hai studiato, sì. Io ho studiato meno, quindi puoi introdurre tu l'argomento, è quella lì, prego. Allora, fondamentalmente questo prodotto segna un piccolo cambiamento nella produzione della M2 Tech, che ci aveva abituato ad un fattore di forma molto ben definito, cioè degli apparecchi piuttosto piccoli. Ricorderete probabilmente il preamplificatore Tosh che abbiamo provato tempo addietro, e quel tipo di impostazione, rispetto alla quale io ad esempio non ho nulla in contrario, però talvolta risulta un po' ostica per un determinato tipo di clientela, forse più tradizionalista o comunque abituata, magari perché li ha utilizzati per tanti anni, ad apparecchi con un fattore di forma differente, cioè il classico 43 cm. E questo apparecchio va esattamente a intercettare quel tipo di pubblico, quel tipo di, chiamiamolo così, gusto estetico. Quindi è un apparecchio dalle linee classiche, da cui il nome, e pur tuttavia con una sua personalità che io devo dire ho apprezzato. Quindi non stiamo parlando del restyling o piuttosto della citazione di un particolare tipo di prodotto, è un apparecchio invece rispettoso del canone classico, però con alcuni tocchi, alcuni evidenti elementi distintivi, quali ad esempio i due manopoloni, e ad esempio l'illuminazione dell'ingresso selezionato. Insomma, ci sono alcune piccole elementi che segnalano il fatto che si tratta di un prodotto attuale. Esatto, tra l'altro è molto carina questa pannello frontale in alluminio con questa fresatura che fa tutto. Devo dire che il design, per quanto è eccezionalmente classico, però attira, ha un suo perché, e quindi plauso da questo punto di vista. Insomma, se questa voleva essere l'operazione è riuscita. Altra cosa che strizza l'occhio alla classicità, se vogliamo, in questo senso, è proprio l'impostazione concettuale dell'apparecchio. Cioè, questo è un apparecchio che è dotato di ingressi linea, ce ne sono, se non ricordo male, tre. Esattamente, 1, 2, 3, che sono di tipo RCA sbilanciato, uno che è di tipo XLR bilanciato, e poi c'è un fono che però viene classificato come 1, nel senso che questo fono, grazie a un piccolo interruttorino che sta sul pannello posteriore che state vedendo in questo momento, può essere configurato come linea, come MM e come MC. E a questo punto mi preme sottolineare come la
quasi totalità degli amplificatori integrati di questa fascia di prezzo, perché questo costa 4.990 euro circa, non hanno ingresso MC. Vedremo poi nello sventramento, perché me ne ha parlato tanto Marco, come l'ingresso MC sia invece un ingresso molto curato e che quindi può accogliere buona parte di testine MC anche a uscita relativamente bassa, ed è fatto in modo estremamente accurato. Unica concessione alla modernità è un modulo Wi-Fi posteriore che però può essere disabilitato. A cosa serve? Esclusivamente al controllo della macchina, quindi la macchina viene abilitata al Wi-Fi casalingo e attraverso l'app che si chiama M2Tech Classic si può fare il volume, gli ingressi, tutto quello che si potrebbe fare con il telecomando, che a me non ha fatto impazzire, e invece Giulio se ne è perdutamente innamorato. Quella è la camera, non perdutamente, mi avvicino. Sì. Ecco, questo è l'amore di Giulio. Ma guardate. No, non perdutamente innamorato, però voglio dire che rispetto a tanti telecomandi tristarelli e bruttarellini che si vedono in giro, questo è fatto bene, ha un layout comprensibile. Sì, ci sono un po' tanti bottoni perché è prevista l'utilizzazione anche con altri dispositivi, cosa che francamente a me non piace, però insomma lo si utilizza piacevolmente. Il fatto che questo telecomando sia un multifunzione dove c'è anche la scrittina DAC mi porta a introdurre il fatto che nella linea Classic della M2Tech sul sito è già presente un DAC streamer, quindi sarà il secondo prodotto che verrà introdotto, che oggi ancora non c'è, ma c'è scritto coming soon, che sarà per l'appunto un DAC streamer. Quindi intelligentemente Manunta ha voluto tenere fuori dall'amplificatore la piattaforma di conversione e di streaming, facendone un prodotto completamente a parte per chi vuole comprarselo. Se invece uno è un audiofilo tradizionale che utilizza il vinile e i compact disc, se li collega a questa macchina e vive felice. Pensa che volevo introdurlo io e lo hai introdotto tu. Benissimo, allora, però io voglio parlare poi della partnership che c'è tra per la realizzazione di questo amplificatore tra Marco Manunta e Antonio Trebbi. Sono tutte e due di Pisa, vivono tutte e due a Pisa. Antonio Trebbi è un personaggio storico dell'hi-fi, è un grandissimo esperto di LIN, di Sondec LP12 in particolare, nonché di Name, ne è stato il distributore per anni, e quindi ha messo a disposizione il suo know-how e quindi insieme a Marco si sono messi a studiare un po' la linea e quindi il disegno, e dall'altra parte insieme hanno ottimizzato il suono dell'apparecchio in modo da renderlo il più eccellente possibile secondo le loro orecchie. Vediamo se anche secondo facendo quella che gli americani chiamano il voicing, cioè la messa a punto finale finalizzata all'ottenimento del miglior suono possibile. Benissimo. Una cosa volevo dire, la introduco chiedendoti di scansarti soltanto un momento. Mi metto di qua, guarda. Allora, per l'occasione, avendo a disposizione avendo a disposizione un amplificatore con un ottimo ingresso fono, abbiamo inaugurato il nuovo giradischi top di gamma della New Horizon, con braccio New Horizon anch'esso top di gamma, che ci è stato gentilmente inviato in prova e a brevissimo ne faremo la recensione, che abbiamo dotato per l'occasione di una testina Ortofon M2 Bronze MC ad alta uscita, scusatemi, MM ad alta uscita da 5 mV, se non ricordo 5 male, mV. Posso reintrodurmi nel video? Ma prego, sì. Va bene, allora adesso andiamo a sventrare e poi dopo vi diremo, quella è la camera, vi diremo anche come suona. Ciao, a tra poco. Ciao. Allora, vieni Giulio, vieni. Vediamo prima di tutto questo bel trasformatore toroidale incapsulato in questo cappuccione di gomma. Questo è marca, Taddei Elettromeccanica, non l'avevo mai sentita, si vede che se lo fanno fare su misura, è plastica, non è gomma, ho sbagliato. Allora, prima di tutto volevo
fare un plauso a Marco Manunta, non che non sia una persona, un progettista particolarmente ordinato, ma vedere una cosa del genere non capita spesso, ecco, questo voglio dire. È tutto perfettamente ingegnerizzato, tutto al suo posto, e come potete vedere ogni sezione sul circuito stampato ha serigrafata la sua funzione, quindi fono, preamplificatore fono, amplificatore di potenza destro, amplificatore di potenza sinistro, amplificatore di linea, che è quello che è il preamplificatore che pilota poi i finali, il driver del potenziometro del volume, l'alimentatore del preamplificatore che sta qua sotto. Insomma, è tutto fatto a sezioni in modo veramente, veramente convincente. E quindi bravo Marco. Cominciamo con la sezione fono. Abbiamo già detto che la sezione fono è una sezione MMMC, eccola qua. Volevo sottolineare come questa sia esclusivamente, ci siamo Giulio? Sì. Esclusivamente a discreti, quindi a transistor. E ce ne sono parecchi, perché ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 a canale. Questo il canale è diviso in questo modo, con il relè che attacca e stacca, suppongo, l'alimentazione o MMMC, non lo so, questo qua poi magari ce lo dirà Marco che è il progettista. Poi ingressi sbilanciati e ingressi bilanciati. Il bilanciato ha uno sbilanciatore, perché questo è un amplificatore sbilanciato. Poi, come abbiamo detto, sezioni di potenza per il canale destro e per il canale sinistro, però dovremmo a questo punto, forse te lo devo girare per inquadrare i semiconduttori. Mi giro io. Sì. Questo è un 60 watt ma con un headroom di 8 dB e quindi può arrivare fino a 150 watt di potenza, ed è una scelta molto intelligente, perché così non hai bisogno di dimensionare particolarmente le sezioni di alimentazione e di potenza, ma riesci ad avere una potenza dinamica molto alta, che nelle specifiche di Marco arriva fino a 150 watt su 8 ohm per brevi periodi. Guardiamo poi, molto interessante, l'avevamo detto prima, il circuito di alimentazione della parte di preamplificazione che sta sotto il potenziometro del volume. Mi ritolgo qui, potenziometro del volume che sta qua sopra, che è il classico Alps motorizzato, sezione di alimentazione invece delle parti finali, che con due condensatori da 10.000 microfarad, sezione di linea, che è una sezione di linea molto buona, particolare, fatta anch'essa totalmente a semiconduttori. Notare la eccezionale quantità e qualità dei condensatori impiegati. Che cosa ci sono qui dentro, caro Giulio? Ripeto per la tua gioia, i Vima Rossi. Bravissimo, i Vima Rossi, che mi piacciono tanto. Ce ne sono tantissimi, quindi vuol dire che le specifiche proprio di progetto prevedevano dei condensatori di livello estremamente alto. Andiamo poi verso il pannello posteriore. Sul pannello posteriore vediamo i morsetti, i binding post, che sono binding post di buona qualità, il processore, che è quello che serve per gestire sia la parte wifi, che è questa qui, che si può svitare e togliere volendo. Quello è il processore, l'abbiamo visto. Ingressi e uscite trigger, che sono questi due. E poi l'ultima cosetta, la uscita cuffia, che è questa qui, facciamola vedere, questa qui, che ho la sensazione non abbia un suo amplificatore, ma che sia fatta sfruttando l'uscita delle casse con delle resistenze di caduta, cosa che sinceramente a me mi trova particolarmente d'accordo. Quindi, caro Giulio, il viaggio fatto all'interno di questo Classic mi ha davvero convinto.
Dunque, se tu lo volessi girare, sì, possiamo far vedere il pannello posteriore. Sì. Così va bene? Direi proprio di sì. Questo è il famoso deviatore che dicevamo, 1 è ingresso linea, 2 mm, 3 mc, credo. Sì, esattamente. Sopra infatti c'è la serigrafia, linea, ecco, vedi. MC. Esatto. Va bene. E poi si vede che fuoriesce dall'esterno il modulo Wi-Fi. Esatto. Che appunto è dotato di on e off per eventualmente spegnerlo. I puristi metteranno sicuramente su off. Va bene. Va bene? Ci ha convinto. Ottimo. Sarà facile richiuderlo. Cari amici followers, vi saluto. Ciao ciao. Ciao ciao. Classic, posso dirlo? Devi. Nel suono. Oh, finalmente sei tranchant tu rispetto a me. Oh. Mi sembra un suono classic. Ora, non sono riuscito ancora bene a mettere a fuoco il perché, però ho come la sensazione che sia un suono con una forte personalità, ed è un suono che in qualche maniera esce un po' dagli schemi del modo di suonare di tanti amplificatori di questa fascia qui che abbiamo provato in tempi più o meno recenti. Sì, io lo definirei, cambiando camera, ecco, quasi una specie di suono un po' british, un po'... Mi sembra di riconoscerci certe sfumature, certe venature di suono quasi inglese. Non lo so, tu che ne pensi? Allora, forse il paragone è azzardato e forse è un paragone maturato in un tempo troppo breve per poterlo condividere, però lo faccio lo stesso. E io ci sento degli echi del Sugden. Bravissimo. Sì, mi verrebbe da dire questo, cioè degli echi di quel tipo di sonorità lì, che peraltro a me piace moltissimo. È un po' anche di Name, io ci sento, un pochetto. Forse sì. Un pochetto. Allora, è un amplificatore sicuramente energico, a dispetto dei suoi 60 watt di targa, ma molti di più, almeno a quello che dice il costruttore, dal punto di vista dinamico. Però una cosa... Però forse è vera, eh? Allora, questa cosa la dicono tutti. Sì. Non c'è costruttore che nella sua brochure non dica che il suo apparecchio in regime statico fornisce X, ma in regime dinamico è X una centrale elettrica. È una centrale elettrica. E quindi sono delle affermazioni che quando io le leggo non è che gli do granché peso. Però qui sì, ecco, c'è la sensazione di un apparecchio sicuramente più prestante rispetto ai 60 dichiarati. Ma poi c'è una cosa che mi piace sottolineare: si vede che dietro c'è un pensiero rivolto prima di tutto al suono. Sì. Ecco, non è la scatola che tu colleghi, suona anche bene, ma non ha una personalità. Questo è un prodotto che ha una sua personalità, quasi sembra una macchina da questo punto di vista di livello molto più alto, perché le macchine molto molto costose finiscono per avere la personalità di chi le ha progettate, quindi sono meno standard, meno pop e sono un po' più suono Solution, suono CH, suono Mola Mola, suono Jeff Roland, quello che è, suono Pass, quello che è. Qui c'è la sensazione di un pensiero preciso dietro che abbia poi indirizzato la modalità di suono del prodotto, quindi diventa un prodotto che va ascoltato, che va meditato bene prima di decidere di acquistarlo, perché può piacere e può anche non piacere. A me è piaciuto, a Giulio anche, ma è chiaro che non è un prodotto per tutte le orecchie, mi viene da dire.
Mi viene da dire anche un'altra cosa. Sì. Noi qui davanti abbiamo, sta suonando ovviamente in questo momento l'M2 Tech Classic, ma abbiamo anche il nostro Copland CSA 100. Ho ancora nelle orecchie il fantastico ascolto del Tektron Volcano, Sì. che è andato via da qualche giorno con mio grande disappunto. Stiamo parlando di 3 integrati puri e semplici. Sì, il Copland ha il suo dacchetto interno, ma insomma, diciamo, poco cambia, però degli integrati più o meno come potenza se la battono. Della stessa fascia di prezzo, molto importante. Forse più o meno. sì, più o meno sì. Copland qualcosa di meno, forse, vabbè, più o meno intorno ai 5.000, Intorno ai 5.000, ma con 3 personalità soniche veramente ben distinte. Sì. Il che mi porta a fare questo ragionamento. Cambiamo camera. Che è un ragionamento che faccio anche parlando a coloro che ci scrivono dicendo: ho questi diffusori, ho questa sorgente, va bene questo amplificatore? Se le cose non le ascolti, non le puoi capire. Non le puoi capire nella maniera più assoluta. Cioè, alla fine, sulla carta, questi 3 amplificatori potrebbero essere sostanzialmente equivalenti. Ma suonano, ve lo assicuro, con 3 modalità di porgere il suono differenti. Totalmente differenti. Una è giusta e le altre 2 sono sbagliate? No, assolutamente, sono tutte e 3 giustissime, soltanto che rispecchiano un ideale sonico che è quello del progettista. E c'è poco da fare. Quindi, se non le ascoltate, possibilmente abbinate con i vostri diffusori, e ancor meglio lo sarebbe dentro il vostro ambiente, è difficilissimo farsi un'idea. Ora poi io lo so che l'osservazione che molti di voi faranno, sì, e come faccio? Lo capisco, questo è complicato, ma è per questo, o forse dovrei dire, era per questo che esistevano i negozi. Certo. Perché certo che se lo andate a comprare su internet o sull'usato l'apparecchio vi arriva a casa e ve lo sentite per quello che è, poi se non vi piace ve lo tenete. Del resto è un po' il discorso di comprare lo sconto, no? Queste cose non possono essere comprate su internet scegliendo il prezzo più basso, devono per forza di cose passare per un negoziante che vi mette nelle condizioni di poter scegliere quale vi piace di più, anche perché comunque stiamo parlando di prodotti non dal costo banale, perché a casa mia 5.000 euro hanno ancora un loro peso. Hanno ancora un loro peso e peraltro stiamo anche parlando di prodotti che, se uno esce dalla logica molto da audiofilo, lo compro, lo tengo, lo cambio, lo compro, lo tengo, lo cambio, lo compro, lo tengo, lo cambio, questi sono apparecchi tutti e 3, il Copland, il Tektron Volcano e questo M2 Classic che stiamo provando in questo momento, che te li puoi tenere per una vita. Per una vita, sì, per una vita. Ed è per questo che sono stati concepiti. Cioè, come abbiamo visto dallo sventramento, la costruzione di questo Classic è una costruzione fatta per durare. Sì. Non è l'apparecchietto, perdonatemi, low cost, magari quelli cinesi da qualche 100 euro, che uno a fronte di 100 euro dice ok, è durato 3 anni, poi dopo si è rotto e vabbè. Chi se ne importa? No, qua tu ti metti le mani in tasca abbastanza pesantemente, ma compri un oggetto che probabilmente ti sopravvive, che lo regali a tuo figlio o tua figlia. Assolutamente, certo. Quindi anche in quest'ottica secondo me questo prodotto va visto, cioè non va visto facendo la comparativa con l'apparecchietto da 500, 100, 600 euro che trovate sui vari marketplace e questo è un apparecchio concepito in maniera completamente differente e ripeto, al di là di quelle che possono essere le scelte tecniche fatte ed utilizzate, ma è un apparecchio che ha una chiara idea di come deve suonare. E questo secondo me è un fatto molto importante, perché trovo oramai dopo tanti anni fastidioso ascoltare degli apparecchi che sono scialbi, sono piatti, che non ti trasmettono nulla. Questo, assieme agli altri 2 che ho citato prima, ma poi ne potrei citare altri,
anche in classe D, sono stati apparecchi che hanno trasmesso emozioni e questo lo fa. Senza dubbio. Allora, entriamo un po', magari perché alcuni viewers piace questo, entriamo un po' di più nelle caratteristiche soniche. Allora, lo abbiamo ascoltato con le Borresen X1. Bellissime, mamma mia, spettacolari. Sì. Tra l'altro, Giulio, ti volevo dire una cosa. A me piace tanto questo nostro scovare prodotti un po' di nicchia dal grandissimo suono, no? Perché una cosa sono i grandi costruttori di casse che se li vai a vendere, cioè, hanno un grande valore su tutto quello che ti pare, che hanno il loro suono, no? Sì. Però poi ci sono tanti marchi e Borresen è uno di questi che è un po' più di nicchia, indubbiamente, sì. Soprattutto in Italia è più di nicchia e in altri paesi, ma sono dei costruttori con un valore aggiunto spaziale. Queste sono delle casse spaziali. Dunque, però sì. Perdonami, allora ti dico anche un'altra cosa. Scusami. A me piace tanto anche, cosa che non viene molto colta dai nostri follower, sì. ma il fatto di essere trasversali, perché questo Classic, prima di mettere le Borresen X1, lo abbiamo ascoltato con le Indiana Line, esatto. Tesi 6, sì. Giusto? Bellissime. Bellissime. Però stiamo su due fronti dal punto di vista del listino molto distanti, sì. Quindi nessuno può dire grazie, l'avete utilizzato con le Borresen X1, certo che suona bene, sì, ma intanto le Borresen X1 le devi saper pilotare. Certo. Ma comunque quello che a me è piaciuto è che questo apparecchio ha fatto un figurone e ha messo in condizione di suonare al meglio anche le Indiana Line. Certo. Questo significa che se io faccio l'investimento e mi compro questo amplificatore, ho la certezza che se un domani vorrò comprarmi dei diffusori più prestanti, questo amplificatore li farà suonare. Sì, senza nessun problema. Quindi è un amplificatore in grado di pilotare qualsiasi cosa, lo abbiamo detto, è un amplificatore con una gran bella gamma bassa, generosa, estesa, rifinita e raffinata. La gamma media a me è piaciuta particolarmente, mi ha, ripeto, ricordato un po' un certo British Sound di cui sono sempre stato innamorato. Gamma alta e altissima, non fastidiosamente squillante. No. E vorrei aggiungere che le Borresen, che hanno un tweeter planare molto particolare, il rischio di metterle in condizioni di suonare in modo aggressivo, di strillare, c'è, cosa che invece in questo caso qui non è accaduta minimamente, quindi direi che proprio la sinergia è stata perfetta e anzi il Manunta Classic è riuscito in qualche modo a valorizzare questa estrema velocità, questa estrema pulizia, questo estremo dettaglio, ma questa ricchezza armonica che è tipica di questi diffusori. Perfetto, quindi lo promuoviamo, consigliamo di andarlo ad ascoltare. Sì, ecco, io mi auguro che insomma questo oggetto ci sia la possibilità di andarlo ad ascoltare in tanti negozi e quindi mi auguro, ecco, che la distribuzione in questo caso svolga il suo ruolo, perché credo che veramente valga la pena. Subscribe, campanella, tutti i social del mondo, compreso TrickyTrocchi, LinkedIn, tutto. Potremmo pubblicare anche una piccola pagella sul sito? Allora sì, noi stiamo più che la pagella stavamo ragionando di inserire un pro e un contro dei vari apparecchi che andiamo a provare. Probabilmente poi questo sarà prodromico alla redazione di una vera e propria pagella, però questi contenuti di cui stiamo parlando, dal momento che sono numerici o forse espressi addirittura graficamente, li troverete sul sito, non li troverete sulla prova di YouTube. Ciao. Di qua, ciao.